Ok, siamo qua con Claudia. Ciao, ciao a tutti. Ciao Elena, dimmi se hai bisogno che ti accompagni contando. No, Sì, no, mi sono no? già collegata. Ok. Dimmi come la vedi. La vedo come se avesse una parte di corpo dalla vita in giù, in più, molto grande, come se avesse dietro come, Anfora? sì, però Tipo? solo dietro, no? Solo un pezzo che è collegato al terreno, come sai i muraglioni dei castelli intorno, Ah, delle ok. mura che hanno quella parte che va in giù per Spalle. sostenerli. Mhm. Sì, tutta una cosa così che però è ancorata al terreno e quindi lei dice io con questa cosa non posso proprio muovermi. Come Sono una gonna a sbalzo di una volta, barra spalla di castello. Quindi è una cosa che si esatto, infila nel terreno. esattamente, sì, Quindi una specie di ancora, se esatto, vogliamo. sì, Ti dà l'autorizzazione? sì. Ok, vibrazione. 1.800.000. Ok, bassissima. Mm. Percentuale di consapevolezza. 116%. PSP? 45 la PS, 55 la PE. Vite precedenti? 1215. E cervello. 9%. Ok, beh, ottimo il cervello, buon equilibrio, discreta consapevolezza, bassissima frequenza, Mm. poche vite precedenti, quindi bene, diciamo, non è Mhm. interpretabile, però 6.000 vite male, 1.000 vite non è bene, ma ok, è meglio di 6.000 Mm. vite, 10.000 vite. 10.000 vite vuol dire non capire le lezioni. Niente. Esatto. Va bene, questa volta, beh no, allora la parte interessante di questa sessione, e anche per Claudia, è la competizione tra questa analisi che noi facciamo delle cose, di come funzionano le cose, della realtà, dell'energia, di quello che conta e quello che non conta, e la visione, come dire, orientale, non dico buddista, ma insomma orientale, non possiamo dire nomi, eccetera. Claudia si è iscritta a un corso, cioè a un corso, a un gruppo, ha pagato un anno, fanno delle meditazioni, delle discussioni online, perché non ci si può incontrare, ci sono delle preghiere, dei mantra, e si deve raggiungere l'illuminazione. Quindi il videogioco vuole che se fai il bravo raggiungi l'illuminazione, Mm. perché non sei un illuminato. Chi sono questi qua? Chiamali. Mhm. Li ho già visti prima. Sono arrivati proprio come se fossero re e regina, no? O principe e principessa. Mhm. Cioè sono un uomo e una donna? Lo Mm. chiedo a Claudia. Ah, un uomo Non e una so, io donna. li ho visti arrivare Eh, così, non so. ce Mm. l'hai detto, mi sembra. Ce l'hai detto? Non ho sentito se ce l'hai detto. Boh. Ok, uomo-donna, Sì, marito e moglie, cioè compagno-compagna. compagni, sì. Sì, e li ho visti già anche prima con questa foga di dover convincere le persone per, diciamo che è come se anche al loro livello, se tu raggiungi degli obiettivi, ti viene promessa più illuminazione, cioè a loro anche come mm, insegnanti, tra virgolette, hanno degli step di illuminazione, Mm. quello che gli è stato raccontato, no? Quindi vedo loro che sono con questa foga proprio di convincere le persone a fare questa cosa perché più persone si iscrivono, più loro hanno dei punti di illuminazione e più le persone arrivano alla fine del corso e più hanno altri punti di illuminazione. Ma è la raccolta punti del supermercato. Esatto.
tutta una raccolta punti, è tutto Sì. un fare, poi Mm, probabilmente alla fine non è fatta abbastanza, mm, mm, mm. rincarnati, e poi fare. Chi l'ha detto che Esatto, non siamo già illuminati? Chi l'ha esatto, detto? appunto. Chiamali questi due, interferiscono con Claudia, li possiamo chiamare. Sì, sì. Quali sono le loro interferenze? Ehm, Vedo una testa tipo con dei tentacoli, tipo a posto dei Medusa. capelli, tentacoli. Sì, Medusa. sì, Medusa è il personaggio mitologico. sì, sì, Mhm. sì. Mhm. Lei? Cioè lei ti si presenta così, Sì. ok? No, no, dietro di loro c'è Ah, lei. Medusa. Sì, c'è Medusa. E chi è? Che DNA possiede? Allora, la maggior parte è Mantide e poi ha una parte, viene siriana di Sirio, oh, Mhm. così. Quella, la cosa che vedo spesso quando, almeno a me appare così quando arriva una mantide, ed è la stessa caratteristica che vedo in Medusa, è che usano quell'influenza ammagliante Mhm. e quindi spesso le vedo come interferenze di queste cose che devono ehm, convincere le persone, no? Quindi portare Mm. a sé le persone. E A, lui? dif- Scusa, dimmi. a differenza di altri tipi di interferenze che invece vanno e fanno, no? Mhm. Quindi magari con le abduction o cose così, quindi con la forza, tra virgolette, fa anche fare senza, eh? Loro hanno proprio l'indole a dover ammagliare, quindi convincere le persone, no? Trovare il modo per girarci intorno per far sì che siano le persone stesse che facciano le cose volontariamente. È più subdola ma più potente la cosa. Certo. Mm. E lui? E lui, diciamo, lei rappresenta la parte mantide e lui rappresenta la parte siriana. Ok, quindi sono stati messi assieme per- per avere una più Vabbè. ampia possibilità di Va interferire. bene, poi Claudia deciderà quello che dovrà fare, vorrà Sì. fare. Causa, vediamo cosa è successo quando ha avuto quel contatto, sogno onirico, con un'entità non visibile ma udibile nella testa, quindi non una voce, Mhm. ma un messaggio, che l'ha portata a fare dei viaggi, che le ha fatto vedere delle cose che succedono sulla Luna, delle guerre, delle ibridazioni con esseri non umani ed esseri umani. Allora, io vedo il solito programma che usano i pleiadiani. Era un pleiadiano. Mm. C'è il solito programma. Vieni a vedere che qua da dove siamo noi è molto più bello. Puoi venire qua a vivere, che è molto più bello. Cioè, quindi portarla proprio fuori a vedere degli spazi in maniera piacevole, no? Quindi gliel'hanno reso proprio un viaggio molto bello Mhm. per 2 volte. Eh, la cosa strana è che è come se nella testa di Claudia eh, loro fossero, nella sua idea era la sua anima che la portava. Cioè, quindi l'immagine era appunto l'energia che loro hanno fatto in maniera tale che lei vedesse così per far sì che lei pensasse che fosse lei, cioè la sua anima, no? Quindi non volevano dire i Pleiadiani, siamo Pleiadiani e qui si vive benissimo, però volevano convincerla che fuori si vive meglio e quindi per far questo si sono camuffati da anima, da PS, più o meno. Ma in realtà non è che sono in grado, però. Ok, chiamalo questo pleiadiano che l'accompagnava, come si chiama? Mhm. Boh, a me viene hashtag Oh, direttamente. che noia, mamma mia, ragazzi. Mm.
No, noia di nuovo inciso marchio a fuoco sulla sua fronte. Noia, boring. Cosa fa? Cosa dice? E dice, io questo faccio, e quindi continuo a fare questo. Perché energia. Mm. Ok, allora gliela diamo. Ad eternum in mano a Star Sharer subito. Mm. Toh, prenditela la tua energia. Eh, è riuscito a... Allora, sono andata lì per darglielo, ok, e lui ha sentito che era troppo e l'ha fatto cadere. Mhm. Ridaglielo. Sì, sì, infatti è quello che sto Mettiglielo in facendo. bocca. Esatto, non gliel'ho messo addosso. No, no, in bocca. Aprigli la bocca e mettiglielo in bocca sta pallina. Basta. Se ne può più. Fine. Le cose devono avere una fine, non possono essere sempre uguali. Fine, basta, basta con sta cosa. Basta. Pleiadiani, basta. Siete proprio pleiadiani, andate da un'altra parte. Non se ne può più. Mm. Basta, in bocca. Infilagli la mano, gliela infilo io, entro nella scena, gli infilo la mano nella bocca, entro nello stomaco, io la lascio nello stomaco. Hai voluta l'energia, la vuoi rubare? Toh, pigliati questa di miliardi. Toh, te la regalo io, così non devi neanche rubarla. Che fa? E inizia a bruciare, a dissolversi, si diffonde. Ok, Ashtar stufa, sia perché è una stufa adesso, sia perché ha stufato le palle. Mm. Facciamo entrare tutte le interferenze di Claudia. Poi c'erano quello, poi vabbè, questo qua attraverso i due e poi il solito falconiforme. E essere Niente. di luce? E di L ce ne sono 4 e poi, beh, non ti ho detto le entità mentali, ce ne sono 2. Mhm. Una è di livello 1, Mm, Rara. sì, infatti, E la seconda? di livello 5. Ok, livello 1, cosa deve fare? Quella che... Allora, il suo scopo è quello di renderla un po' confusa, mandarla in confusione, soprattutto rispetto a quello che a quello che la renderebbe felice o serena in qualsiasi cosa, no? Quindi qualsiasi azione che lei fa interviene questa entità di livello 1, ma in maniera molto blanda perché è di livello 1, però mi viene che è come se avesse perso il suo potere, cioè prima è partita da un'entità di livello 3 e poi ha perso il suo potere e adesso è di livello 1. Mm, Mm. Quindi quando per esempio Claudia dice c'è il mio intuito, io ho l'intuizione, però poi dopo non mi fido. Ok, lì c'è mhm, l'entità di livello 1, quindi è una cosa molto prevale l'intuizione e poi c'è un piccolo pensiero che dice non mi fido, vado a controllare, no? mhm. E mi Ecco, affido a Flick e Flock che mi fanno sì. fare il mantra. Ok. E la seconda? Quella di livello 5 è quella che la fa stare male quando sta male, 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 ok? Ed è quella che gli ha messo quella gonna, La gonna a esatto, sbalzo. quella che abbiamo visto ancorata al terreno, no? E La gonna quindi ancora. sì. Ok. Quindi 4DL, vabbè, varie entità eteriche, Mhm. cloni.
ce n'è uno, è uomo, cioè maschile, ma lo vedo in stand-by, cioè lo vedo in una teca. Lo vedo in una teca, in una base sotterranea. Abduction? Abduction a 3 al mese, più o meno. Va bene. E impianti? Allora, abbiamo un impianto mentale che è un cerchio abbastanza grosso, più o meno sulla pineale circa, appena sopra, Tipo non dentro ma coroncina? sopra. Sì, Ah, no. esatto. Ah, intorno alla testa che passa davanti alla pineale o un No, no, anello? un anello dentro sopra la pineale. Ok. Una cintura alla pineale, un anello Sì, cintura. Mm. sì. E poi abbiamo, quello è l'unico impianto mentale. Mm, Poi ha un impianto esoterico qua. Gola? Cioè, sì, appena sotto, più o meno dove iniziano le clavicole. Mm. Poi ne ha uno più o meno in corrispondenza, potrebbe essere dell'utero, proprio lì. Praticamente è tipo un rettangolo che è nell'utero a livello però delle ovaie, quindi proprio delle due teste delle ovaie, dei due cerchietti delle ovaie. E poi ne ha due sulle ginocchia, uno a destra e uno a sinistra e due sui dorsi dei piedi, a destra e a sinistra. Sono tanti. Sì, vediamo un po'. Causa esoterica di depressione, L'entità mentale di livello 5, mancanza di azione, sempre quello, proprio ancorata proprio fisicamente dalla gonna. senso di colpa, Allora, il senso di colpa è una collaborazione un po' tra ehm, il falconiforme e l'entità di livello 5. Allora, il falconiforme fa sì che la sua vibrazione quindi dell'emozione e senso di colpa rimanga sempre bassa. Ok? E l'entità di livello 5 con questo può far sì che lei rimanga in quello stato di depressione dicendogli tutti i pensieri negativi che le dice, no? Ok? E poi di conseguenza lei dice mi sento in colpa perché faccio star male gli altri e poi quindi la vibrazione bassa e questo gli dice tutti i pensieri negativi, tutte le cose brutte. Gli mette anche la paura eh, di quello che potrà essere, no? Oh, quindi poi vedo anche le paranoie, proprio e gli stronzoni questi qua. lavorano tanto cioè, sul corpo emozionale insieme. È la prima volta che vedo questa roba Mm. così. Mm. Vediamolo il corpo emozionale, apriamo una Mhm. parentesi sul corpo emozionale. Quali Ok. emozioni vedi? Allora, vedo Negative. sì, senso di colpa, la paura, la mania di persecuzione, no? Quindi, oddio, ci controllano, oddio, come faremo? Questa cosa qua. Mm. Poi quindi apatia, tristezza. Ok, direi basta. Ok, sono un bel po'. Sì, allora è come se le vedo nel suo caso, come se fossero tutti messi in cerchio e formano un enorme cerchio negativo e sono tenute lì così dalle vibrazioni basse che emanano il falconiforme e l'entità mentale di livello 5. Va bene. Causa esoterica di brutti pensieri, Questa qua. gabbia controllo. Sì, esatto. Ok. È proprio una mania di persecuzione, vedo.
causa esoterica dell'acne. Allora, ecco, adesso ho capito come mai è di livello 1 e prima era di livello 3. Allora, praticamente l'acne è una reazione fisica alla causa esoterica dell'entità mentale che aveva di livello 3, che le diceva, che la rendeva appunto insicura, no? Anche nelle situazioni, quindi non sei tanto adeguata e quindi tu ci devi mettere la faccia, ok? E quindi come se la pelle, ok, reagisse come se dovesse mettere una maschera. Mhm, Quindi diciamo il fatto che uscisse l'acne modificava un po' l'aspetto di Claudia. mhm. Cioè, questa è tutta una cosa, una reazione fisica, però appunto questa entità di livello 3 la faceva sentire non adeguata mai e quindi cioè, con questa insicurezza lei si sentiva non adeguata e fisicamente reagiva mettendo questa maschera che era l'acne. Ok, in seguito alla terapia che ha fatto, Da Cinivac, per esatto, l'acne. sì, l'entità mentale si è ridotta a livello 1 da livello 3. Perché non c'era più bisogno. Non c'era più bisogno, Sai esattamente. Claudia cos'è un Cinivac, no? Sì, Cinivac. Cinivac. Ve lo scrivo. È pulito quel Cinivac? Rispetto a quello di oggi, sì, perché poi io non lo vedo tanto come Cinivac, ma lo vedo più come un farmaco. Non so perché lo chiamano Cinivac. Era un farmaco. Eh, Per abituarci a cinivaccarci. secondo me sì, Hai del capito tutto. Claudia, no? Hai letto? Sì, hai letto Claudia? Nella chat? No, ma ti ho scritto in chat. Ok, ok. Va bene, beh, quello che hai fatto alla fine. Era un farmaco, lo vedi pulito? Sì, mm, sì, è un farmaco. Io i farmaci li vedo sempre un po' interferenti, nel senso a livello fisico. Avrebbe potuto risolvere il problema da sola, Claudia? Sì, Perché assolutamente. la sua PS non l'ha fatto? Perché doveva fare questa esperienza qua. Eh, allora, l'esperienza della PS era quella di portare avanti l'acne ancora. Ok, quindi l'interferenza di livello 3 ancora. E poi è come se ci fosse stata questa intuizione. È strano perché ha fatto l'esperienza poi di prendere il farmaco, ma in realtà è come se avesse modificato l'esperienza che voleva fare, quasi come se non l'avesse voluto. Qual era l'esperienza che voleva fare? Non prendere il farmaco, ma andare avanti nell'esperienza dell'acne. E guarire in che modo? O non guarire? No, no, guarire. Lei voleva provare a arrivare a uscire da questa esperienza, no, di essere insicura, Sì, senza ma cose chimiche. queste PS sono troppo pasticcione, non si può, non si Infatti, ha riesce, fatto un è un casino. casino, ha fatto un casino Ha fatto un pazzesco. casino, Poi ci sono sì. un sacco di impianti, di Sì, entità sì. mentali, Ha fatto e lei sta proprio. lì legata È come all'acne se a poi cercare di avesse guarire perso da il sola. controllo delle sue interferenze, ecco. Capito, ma non è pasticciolandia questa, cioè Eh, noi siamo mm, qua a prenderle in testa da queste qui che fanno mm, le loro esperienze, non ha senso, non ha senso. mm, È una buffonata questa cosa. Chiamala la PS, è una mhm, buffonata, che lo scriva nell'etere. Sì, è vero, sono una buffona. mm. Sentiamo, vediamo se lo fa. Dalla mattina alla sera ad avere a che fare con le interferenze, ma chi se ne frega? Ma che senso ha? Interferenza di quella, di questo, interferenza del tempo.
scie chimiche, ma chi ce lo fa fare? Mm. Chi c'ha voglia? Io non c'ho più voglia, scusatemi, ma stare qua, lì, fogliettino verde, Cinivac, ma di che? Ma quando? Ma cosa? Arriva la buffona? Sì, sì, è arrivata, sta scrivendo e... Cosa ci vuol dire? e dice, non so cosa intendi. Ha scritto io sono una buffona, ma dice, boh, Non ho bisogno di spiegarlo. E lei non ha bisogno che si spieghi perché lo sa certo. benissimo. Quindi? Dice, vabbè, ok. Eh, vabbè, ok, quindi lei faccia È tutto, come faccia se... già il lavoro senza che andiamo avanti. Sì, ha detto, ok, vabbè, adesso è come Ah, se adesso vive il momento in cui sì, hai ragione tu, vivendo nel qui e ora, è come se lei quella cosa lì, mm, come se non la vede anche nel presente, non so certo. come dire. E quindi dice, vabbè, ok, bello, io sono una buffona, è lì, insieme a quell'esperienza lì, adesso siamo qui, Bene, nel andiamo qui e ora lei avanti. diventa Toda Poderosa, Mhm. diventa onnipotente. Sì, Ok, ok. quindi Io annulli leggo, da, cioè leggo anche tu? no, annulli da qui le condizioni gli effetti negativi di questo Cinivac dell'acne e l'acne stesso non esiste più. Mhm. Claudia non se ne ricorda neanche più. Quindi quando era a scuola aveva l'acne e tutti sghignazzavano, perché poi è così, no? Chi Mm. ha l'acne tutti sghignazzano. Quello non esiste più, non è mai avvenuto. È todopoderosa, Ok, è onnipotente, che lo sia, che lo diventi, che ce lo dimostri. Così non stiamo dietro ai guru che ci fanno fare le preghiere. sì, lei dice sì, sì, lo posso fare assolutamente, posso togliere quella cosa. Che lo faccio. Mhm. D'altronde perché devo farlo io? No, infatti. Per altri. Io lo faccio per me. Mm. Perché non lo fa lei? Così, perché vive il momento dell'esperienza del momento. Cretina, in sostanza. Detta così impara le povere. È una buffona e una cretina, se lo scriva, no? Buffona e cretina. Plus cretina. Che risponda a questa domanda, perché noi siamo qua oggi? Perché lei non sta per non ha già fatto quello che stiamo per fare noi oggi? Voleva fare l'esperienza che fa parte delle esperienze che lei vuole fare per arrivare all'evoluzione e alla consapevolezza, fare questa cosa che stiamo facendo oggi in Claudia. Va bene, se no mi incazzo. Causa esoterica del fatto che è robotizzata. Ma è una conseguenza di tutte queste emozioni negative che... allora, ti dico, quello che vedo. Allora, vedo proprio che a livello energetico, proprio l'energia che passa nel nostro corpo, tutte queste emozioni negative messe assieme fanno sì che mandano a livello fisico, le danno questa sensazione di essere un robot, quindi è come se a livello fisico lei dovesse muoversi a scatti. Mm. Ok, lo Nasconde la vedo sua proprio. natura. Ok. Nascondere la sua natura è quello che ha imparato a fare da quando ha l'acne, è come una difesa, non sa come fare diversamente, essendo insicura e incerta, cerca di camuffarsi, quindi con questa difesa. Prima cioè vedo proprio che arriva, è come se valutasse un attimo l'ambiente e poi decidesse come muoversi razionalmente, non spontaneamente con il cuore, diciamo, ok? Si sente cattiva in alcuni momenti. Ecco.
questo è il suo senso di colpa la fa entrare un po' nel vittimismo, sono una cattiva persona, faccio del male, Una cattiva sono mamma, cattiva mamma, posso far soffrire. Ecco, quindi diciamo che si difende entrando a essere un po' vittima, no? Quindi sto nel mio guscio, è un po' una difesa. ok. Insicura. Sempre la storia dell'entità. Sì, è più questa, l'insicurezza è più legata all'entità di livello 1, quindi va bene, sì, all'acne. Non si fida di sé. È sempre entità di livello 1 che allora arriva l'intuito e questo gli dice, ma sei sicura che è il tuo intuito e non è una roba che ti inventi? Calo di memoria. E i ricordi rimangono lontani e a volte inventati. Cioè le dicono, lo sai quella volta del compleanno che è caduta la torta per terra? E dice, sì, è vero, poi l'abbiamo raccolta e l'abbiamo mangiata, ma non è successo. Non so, Mhm. una cosa buttata lì così. Sì, sì, certo. Mm, la Che lei è riempie. sicura e non è successo. Questa forse è più... Mm. Sì, diciamo che no, la parte che lei non si ricorda sono tanti pensieri, tante informazioni che gli vengono mandate dall'entità di livello 5 e dal falconiforme. Sono talmente tante che proprio è come se non riuscisse ad elaborare i ricordi, come se prendessero troppo spazio nella mente, quindi non c'è più lo spazio per i ricordi, tra virgolette, ok? Mhm. E, e invece la parte che lei dice ricordo così, ma in realtà non è successo, a me arriva più dall'interferenza pleiadiana. Mi è arrivato il pleiadiano che ti dice delle robe come se veramente avesse vissuto quella cosa lì. È come se nel progetto del pleiadiano più in là volesse farglielo collegare al fatto che si ricorda di dove veniva. Mhm. Ok, diciamo che è un po' all'inizio, quindi il progresso Scolle- sarebbe stato quello. Scollegata dalla realtà. Anche lì è il Inquieta. pleiadiano. È inquieta, io direi che a livello fisico e mentale come reazione a tutto questo casino emotivo ci sta. Insoddisfatta. Sì, sì, è proprio la sua confusione a vedere cosa la fa star bene che fa sì che sia insoddisfatta, non sa mai quello che vuole. Vabbè, non è soddisfatta, non ce la fa, ha paura di fare del È male, insomma, tutto. è sempre la stessa cosa. Sì, Ok, chiamiamo il nonno paterno. è arrivato. È arrivato un po' dritto. Lo vedo che è arrivato quasi come se fosse di dietro a aspettare che lo chiamassimo, no? Ed è arrivato di corsa con questa foga a voler fare le cose per Claudia, quindi te lo tolgo io tutto quel groviglio emotivo. Ecco, no? È arrivato un po' ancora con questa indole che vedo aveva anche in vita, quindi pur di non veder soffrire le persone a lui care, si sostituiva a loro, quindi mm, non gli faceva fare le esperienze. Ed è Come ancora lo incazzato vedi? in quella cosa lì. Come lo vedi? Lo vedo molto atletico fisicamente, quindi cioè, lo vedo anziano, nel senso capelli grigi, con Mhm. un po' di rughe, però atleticamente potrebbe avere 30 Forma. anni. Sì. Ah, 30 anni, quindi Mm. non un signore anziano in No, forma, no, no, un esatto. trentenne. No, no, Ma no, si è trentenne. presentato come quando aveva 30 anni? Il fisico sì, ma la faccia no, da anziano. Ok, cosa è attaccato alla terra? È attaccato alla terra e a tutti i suoi cari proprio da questa smania di doverli
non doverli fare soffrire, fare in modo che non soffrano. È interferito? No, 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 No? no. Ah, Lo era in vita? in vita lo era, sì, sì, in Si è vita lo era. liberato da solo? Allora, io vedo come se avesse solo la memoria di questa sua... No, non vedo l'entità, vedo proprio un carico di memoria. Non so Mm. come dirti. Facciamo una simulazione. Ipotizziamo Mhm. di salutarlo, poi adesso gli chiederemo un messaggio da lasciare alla nipote. Lo mandiamo in un portale normale, quindi se ne si stacca Ok, solo dalla Terra. Poi ok. acceleriamo, vediamo se si incarna e se si incarna, con queste condizioni che sto dicendo, se recupera i patti e i contratti con le entità Ok, allora. con cui ha finito in questa vita. Mhm. Allora, alcuni sì, alcuni contratti sono gli stessi identici di Mhm. quelli che aveva in vita. Quindi è interferito. Quindi non esiste un disincarnato che passando a miglior vita, diciamo, si libera delle interferenze. Quindi il disincarnato non è nella condizione di capire di più le cose, è in una condizione di confusione, è Mm, in quello sì. cicli legati a quello che è stata l'esperienza in vita, cioè un film è legato a questo o a quell'altro, si deve preoccupare di tutti, ma di fatto il nonno è un personaggio. Mi Sì, è spiace come, togliere la magia, ma è un no, personaggio. no, certo, è come se andassero come se le entità si staccassero Certo, e stessero in stand-by lì, perché non le vedo, certo. no, attaccate, Infatti io ma le di vedevo là sì. così, fuori che guardano e dicono, vabbè, Ecco, aspettiamo, braccia esatto. conserte come sono io Sì, adesso, esatto, fanno così. aspettiamo. Però in Mm-mm. alcuni casi i disincarnati E li hanno sì, li hanno dentro sì, anche. sì, sì, in E infatti alcuni sono quelli che casi sì. stanno meno bene o quelli che sono spinti a fare delle cose come disincarnati, come Sì, veramente stare nella esatto. casa, accendere la luce. Vabbè, Sì. stiamo spiegando alcune cose per come vanno appunto le cose. Apriamo il portale Aureo Mhm. e chiediamo al nonno di prepararsi per un messaggio a Claudia finale. Ora mi è chiaro che tu sei in grado di farcela da sola. Ora mi è chiaro che chiunque può farcela da sola. Non avevo visto questa cosa, non mi era data la possibilità di vedere. Non mi sono preso la possibilità di vedere. Sei in grado di uscire dalla sofferenza con i tuoi mezzi, come ogni persona, come ogni anima. Ti saluto con un grosso abbraccio. Ok, Sta andando verso il portale. lo sa che si staccherà dalla Terra, si staccherà da tutte le sue interferenze che aspettano di rientrare nel gioco. Lo sa? Sì, allora, mentre noi facevamo l'altro lavoro che guardavamo, è come se lui si fosse fermato e avesse visto il film. Ok, Mhm. come se era al cinema ma è un po' in disparte, quindi poteva vedere il film e questo ha fatto sì che tutto gli fosse chiaro. Mhm. Ok, quindi è disposto, adesso che va verso il portale Auro, a lasciare tutto qua. Ok, lo facciamo andare e se vuoi seguilo. Mhm. È sempre fantastico entrare lì dentro. Raccontaci, descrivici. Come se fossi spallonzolata da queste bolle di energia aurea, quindi energia perfetta,
da una parte all'altra, no? Mhm. Leggera. Sento una massima vibrazione sulla pelle, tutto intorno alla pelle. Allora, è arrivato? Mm. È andato avanti e lontano ma non tantissimo, come se là vedessi la sorgente, ok? Seguendolo, e è come se ci fossero dei cerchi aperti, diciamo che fanno un canale, come se intorno alla sorgente ci fosse uno scudo energetico, Mhm. ok? E ogni tanto vedo dei cerchi liberi, quindi come se fossero dei canali per poter entrare, che continuano a girare, quindi se puoi scegliere, cioè il disincarnato in questo caso si entra nel portale aureo, può scegliere se andare lì o rimanere di qua a guardare. Io lo vedo un po' lontano che non si avvicina, però vedo là Il lontano nonno, questa cosa. Sì, perché non si avvicina? Si avvicinerà? sì, ma adesso vuole stare lì. No. Va bene, lo salutiamo, esci da lì e Mhm. chiudiamo il portale aureo. Ok, chiuso. Bene, ora io, Elena, ti faccio scrivere eh, nello spazio questa parola Shanti, che significa pace, Mhm. che viene spesso utilizzata in ambito, come dire, orientale, nelle preghiere, nei mantra, possibile e probabile anche in quello a cui ha aderito Claudia. Shanti è la pace e tutti lacrimoni, tutti contenti, sono sulla strada giusta. Cosa vuol dire Shanti? Che vibrazione ha? Ha una certa vibrazione sua, cioè vedo che vibra abbastanza alta, intorno a 10 miliardi, ok? Però azzurra. E quello che vedo è che è molto, ehm, non so come dire, è come se fosse un'entità mentale, cioè come se fosse un'entità mentale ma positiva, tra virgolette, cioè dà quella vibrazione lì, quindi eh, a furia di prendere quella vibrazione tu vibri così. Faccio fatica a spiegare il concetto. È vero che uno magari sta bene, si sente leggero, però sei condizionato a quella vibrazione lì. Mhm. Ti attacchi, ti Eh, aggrappi, esatto. che è un po' quello Ecco. che fanno alcuni di quelli che fanno queste sessioni di ipnosi esoterica, no? Poi alla fine si Ok, aggrappano al risultato, si aggrappano a noi, ci contattano, ci dicono, ma come sì, faccio? Ma alla infatti. fine non stai reagendo, Mm, non mm, stai agendo, esatto, reagendo. esatto. Aggrapparsi a una frase, a una persona, a una parola, a un mantra, è momentaneo, può dare un sollievo in quel momento, Mm. come la persona, anche la parola, ma alla fine non hai fatto un lavoro. No, ti vincola, cioè, Diventi dipendente. eh sì, quindi o vibri così o non Ah, ti o vincola sei in quel... triste, o sei triste, cioè, o stai male, cioè, o vibri così e quindi sei vincolato a vibrare così. O stai male, Eh, ma stare bene dipende da noi, non da una vibrazione di una parola. esattamente quello Chi l'ha intendevo. inventato Shanti? Avanti, che venga avanti. Allora vedo
penso arrivi dall'India, però è vestito tipo samurai giapponese, non so se in India ci sono dei corrispondenti che Da hanno un dove gli nome arriva? particolare. Come l'ha inventato? Perché l'ha inventato? Allora, l'ha inventato cercando di aiutare emotivamente il clan, il suo, la- sì, il clan dove viveva, vedo questo piccolo paesino nel mezzo dell'India con una centinaio di persone. Mm. Era come se lui avesse questa voglia e attitudine di aiutare emotivamente, trovare una strategia emotiva per sollevare queste persone. Lui era molto sensibile, sensitivo. Ok, Mm. quindi voleva trovare una strategia per aiutarli in questo senso e ha trovato questa parola, però l'ha trovato in maniera, c'è interferito. Gli è stato mandato quest'idea, ok, di creare una parola che lui sentiva la vibrazione di questa parola, quindi ha detto creo una parola, c'è, Shanti ci sarà, presumo, nella lingua, no? Però ha detto uso una parola che sento che vibra in quella maniera lì, che per me è positiva a Mm. livello emozionale, ok? Ma Mm. questa cosa gli è stata fatta fare. Da chi? È arrivato direttamente Odino. Quindi possono fare anche cose di questo genere, le interferenze superiori. Sì. Ti do una parola che vibra alto, ma a cui tu ti aggrappi come un'ancora, come Eh una sì. boa. Mm. Cioè, è comunque. Allora, se uno è pochissimo consapevole, vanno di energia proprio bassa, no? Quindi vibrazioni basse e basta, non hanno necessità di fare altro. Ma se uno inizia, è una via di mezzo, no? Se uno inizia a essere un po' consapevole, un po' avanti nell'evoluzione così, è come se avessero trovato questa strategia per tenerli comunque incastrati. Quindi se tu non vibri a quella vibrazione, appena esci da quella vibrazione vibri bassissimo e stai male. Sì. Ok, L'ho visto in generale, ma è proprio quello che secondo me sta succedendo adesso a Claudia. In più. bene, allora abbiamo avuto Mm, l'intuizione giusta. mm. Ok, allora abbiamo visto tutto. C'è, l'ultima Ok. cosa, prima di andare al cluster, c'è una vita precedente di Claudia che si vuole presentare, che la PS vuole presentare. Aspetta, l'avevo vista prima. Prima. Mm. Esemplificativa. Mm. Ah, quella di prima non me la fa più vedere, quindi. Mm. Vedo qualcosa con. Allora, vedo che è tipo un palombaro uomo, direi potrebbe essere una vita parallela, cioè su un'altra linea temporale. Palombaro l'uomo che lavora su una nave dove fanno gli esperimenti nucleari in acqua, nei Mhm. fondali. Palombaro, quindi. E Se- perché? allora, PS mi dice l'esperienza completamente opposta, nel senso, mm, questo palombaro ha scelto di vivere per il suo lavoro, che adora, ha scelto di non avere legami emozionali, sia né partner né figli, ma neanche amici, cioè, no-
non vuole avere neanche amici perché è sempre molto lontano e quindi ha paura di... Non vuole soffrire, non vuole far soffrire perché è lontano, però ha scelto la situazione completamente opposta. Ma l'esperienza è la stessa. Va bene. È come se la PS volesse provare contemporaneamente due modalità di Mm, esperienza mm, mm. opposte. Andiamo al cluster, Mhm. cosa che doveva fare da sola la sua PS. C'è qualcuno di quelli che ha visto i nostri video e che non ha fatto una sessione che è andato al cluster da solo? Ne vedo 4 o 5. Sì. Eh, due in Italia. Però non lo sanno, eh. Ah, l'hanno fatto? La PS l'ha fatto, ma non lo sanno. Sì, Due in Italia e si gli sono altri? accorti. Allora, Polonia? uno in Polonia, Romania? uno in Germania, Ah, di lingua? Di che lingua? polacca, Mhm. poi viene uno in Inghilterra, può essere che magari è un italiano. Vabbè, Sì, che faccia un andiamo, italiano. andiamo Mm-mm. al cluster con Claudia. Dimmi se lei ti precede, lei è dietro di te, lei è al tuo stesso livello mentre andate al cluster. Lei è di fianco a me, Ok, mi bene. segue di fianco. Sì, di solito spesso sono dietro. Ok, quando siete Difficile che sia arrivati, davanti. tu Mhm. fermati Ok, prima di entrare. sì. È bellissimo perché Claudio mi dice allora, se ricordo bene, adesso vado al cluster, apro, è come se si ripetesse la lezione. Entro nel cluster, apro un portale definitivo e butto tutto dentro Mhm. e mi chiede conferma. Bene. Mhm. Però se la devi anche vivere la cosa, cioè la curiosità Mm, di vedere come sono fatti questi contratti dovrebbe farla correre come una mm, dannata, no? Perché sono sempre diverse le mm. modalità in cui vediamo i contratti, come le modalità in cui vediamo l'avatar. Mm. Oggi sono delle fiamme. Mhm. Eh, si è fermata lì e mi ha chiesto perché alcune sono più grandi e altre più piccole. Eh, Perché? perché alcune hanno più contratti, rappresentano le vite, le varie vite, e alcuni hanno più contratti e altre meno. E poi cosa succede? Mi è arrivato così da dire, che magari nelle varie vite si modificano anche, no? Perché Mhm. magari risolvi una cosa in una vita e quindi in tutte le vite dove c'era questa cosa qua, la fiamma diminuisce perché quel contratto lì è stato chiuso, è stato eliminato. Ok, come li vede? In che senso? Parte delle fiamme? No, che aspetto hanno questi contratti? Mm, non vedo proprio il contratto singolo, vedo la vita che è una fiamma, che è proprio una fiammella. Ok, delle fiammette quindi, Sì, delle fiammelle. più Via grande. tutto? Se vuole, se no andiamo Sì, via. sì, sì. No, ho già aperto il portale definitivo Ok, fatto. e l'ha chiuso adesso, sì. Bene. Prima di uscire da qui, le insegnale a creare una pallina, un piccolo sole, un ad eternum, Mhm. un emettitore di altissime frequenze, di miliardi, a guardiano del suo cluster, quindi quando, se, quando, sì,
dovrà rifare dei contratti, l'ad eternum è lì e li brucia. Che dice no. Abbiamo fatto un tale numero tutti insieme di esperienze che non c'è più bisogno di nulla, Mm. se non di stare bene nell'abbondanza senza interferenze, o anche niente. Ok. Mi ha detto andiamo all'avatar? L'ha fatto quindi? Sì, sì. Bene, Avatar. Ah. Lo vedo con... Sopra ha una specie di cappello che però va anche in qua, così, quadrato, ma fatto di cartone, bidimensionale più solo anche perché se l'hai messo che tanto. Mhm. Claudia sta aprendo il portale definitivo e ce l'ha lanciato dentro e adesso l'ha chiuso. Le ho fatto ricreare un altro ad eternum Benissimo. e lo sta mettendo lì. Ok, Ok. ora mettiamo un ad eternum nel corpo emozionale, nel corpo subliminale, dove credo non ci siano più interferenze, eterico e mentale, dove verificalo non ci dovrebbero essere più né impianti, né interferenze, No. clone, abduction, tutto. Prima di metterlo nell'emozionale, dimmi com'è l'emozionale, come è messo. Allora, è come se il corpo emozionale pian piano, man mano che passano i minuti, Mhm. stia colmando lo spazio, tra virgolette, sì, chiamiamolo spazio, dove c'erano quelle frequenze negative di quelle emozioni pesantissime. Mhm. Ok, quindi è come se sta riequilibrando questo spazio. Ok, Li hai messi? adesso vedo che sta lavorando, quindi questa mega vibrazione che si espande così e poi sale, 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 sale. Su. Mhm. Può essere che le abbia provocato dei brividi o qualcosa del genere, perché vedo che è stato tanto, c'è stata tanta differenza da prima a adesso. Quindi mm, Può essere, sì. probabilmente l'ha sentito anche a livello fisico. Vediamo la nuova vibrazione. 51 miliardi. Però, Mm, altissima, eh? mm, Vediamo la nuova consapevolezza, veramente alta. mm. Considerando poi che era 1 milione e 8. Ah, ah. Ma quelle emozioni, quella palla di emozioni lì era veramente una zavorra molto ancorante. Mhm. Consapevolezza. 181%. PSP. PS 65, PE 35. Si sono invertite. Vite precedenti. 826. Cervello. 10%. Ok. La vita del palombaro esiste ancora? No,
non esiste più perché faceva parte del contratto, aveva praticamente inclusa nella parte di tutta quella cosa mh, legata alla paura di far soffrire le persone intorno a sé. Mm. Siccome mi sembra un po' strano, siccome non è la prima volta che sentiamo la vita di un palombaro e mi sembra un po' strano che ci siano tutte queste vite da palombaro nel passato, Mm. è possibile che questa sia una vita condivisa, vissuta Mm. da più PS, come tutti quelli che pensano di essere stati la Ah, regina ok. Maria Antonietta, eccetera. Mm, mm, mm. Certe esperienze sono rare ma utili e come dire, ci Mm. sono delle incursioni di altre PS che le fanno proprie, pensano di essere state Palombaro, Mhm. ma nella realtà la PS principale le ha solo accolte, del Mm. Palombaro le ha È questo il caso? In ogni In caso effetti sì. succede? Sì, ma anche questo è cioè il palombaro è così, è come se vedo, come se ehm, fossero delle vite jolly. Mm, Ok, quindi le vedo come se fossero su uno scaffale, no? In un negozio, che compri delle cose, questa cosa non ce l'ha, cioè vai dal negoziante, ti dice, mm, non so, di comprare qualcosa e ti dice non ce l'ho, però ho questo che è simile, no? Quindi è come se la PS eh, scegliesse tra una di queste vite momentaneamente per aggiungere delle cose a quell'esperienza. mhm, Quindi è proprio come se fossero delle vite jolly, quindi stanno in stand-by mhm, e quindi poi la PS può vivere anche quella vita lì, in quel momento lì, e in effetti vedo le vite che sono in stand-by, che adesso in questo momento non sono vissute da nessuna PS, ferme lì. E ti dirò di più, quello che mm, vedo è che possono essere, la PS può scegliere in quale momento di quella vita vivere. Non è che inizia, quindi poi varie PS la vivono e una volta che è finita. mhm. È lì a Ok. disposizione, è Sì, un jolly in a qualsiasi, disposizione. sì, in Va, qualsiasi momento. va bene, messaggio finale della PS di Claudia a Claudia e abbiamo finito perché abbiamo visto tutto e anche di più. Eh, quello che dice la PS è una cosa fondamentale che mi era già arrivata prima, e adesso mi stava per sfuggire, che già voleva dirle di fare, è guardati la sessione, questa sessione più e più volte, scriviti proprio tutto e fai come se fosse una ricetta da seguire. Mm, Mettiti i punti come in una sequenza che è ideale per te, scrivetelo e segui. In questi giorni, nei prossimi giorni è fondamentale questa cosa per rimanere centrata dopo la pulizia. E il corso? Nella chiamata messaggio. Eh, no, il corso dovrebbe smettere di farlo, assolutamente, dice. E se continuasse a farlo? Se continuasse a farlo, rientra, mm, si aggancia alla vibrazione I di flic e quella floc. cosa lì. Sì. Marito e moglie, compagno e Mm, compagna. mm, 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 mm. Bene, ultima domanda, scusami, su quello che sarà l'argomento, titolo, anche se non così importante, ma insomma, ehm, la sacerdotessa del male, Madonna, la cantante, è uscita un tempo fa, con una canzone, Shanti Astangi, dove ripete più volte, vabbè, Mm. i che è un mantra, adesso non me ne vogliate, ma io francamente di queste cose non è che... Comunque Shanti Astangi ha un significato e tutti si sono rivoltati nella tomba perché questa che non è nessuno ha osato mettere in canzone due parole sacre, eccetera. Perché l'ha fatto?
L'ha fatto per far sì che tante persone entrino in quella, il più possibile, entrino in quella vibrazione lì e vengano agganciate con Ok, è viva? un'interferenza precisa. No, io la vedo sempre morta. È un clone, quello che Mm, c'è. sì, è un clone. J-Lo è viva? La vedo, è viva ancora, ma carcerata, la vedo che l'hanno presa. E quella che si vede in giro è un clone? Sì, no, è un'attrice, quella è un'attrice. Come fa a essere così uguale? Creano delle maschere apposta che sembrano, riproducono perfettamente le È tornata sembianze. con Ben Affleck. Ben Affleck è vivo? Ben Affleck è un attore anche lui. Va bene, come vedi Claudia? Claudia la vedo sempre con una gonna, ma sai tipo le gonne da ballerina leggere, corte, Mhm. molto... Tu? Sì, però Mm. cioè, non per ballare, è Mm. come se fosse la cosa più Ah, ok, ok. leggera che potesse Da immaginare. rock and roll acrobatico. Mm. Sì, la vedo che davanti a un prato enorme, una distesa enorme che vuole iniziare a correre lì per andare. Va bene, la salutiamo. Mhm. Pronto a tornare? Sì. Disconnettiti allora da tutto e tutti e noi torniamo.